Inter-Juve 3-2 il giorno dopo, lo commentiamo insieme con Simone e Romina. Abbiamo chiamato i rinforzi perché c'è molto di cui parlare, c'è un Inter-Juve di cui parlare, un Inter-Juve che francamente mi fa abbastanza schifo, ragazzi. Vi lancio subito questa provocazione sul tavolo perché è diventata una rivalità veramente tossica e lo vediamo sotto i contenuti che abbiamo pubblicato in queste ore, lo vediamo con le discussioni che si sono accese per un caso arbitrale che dobbiamo analizzare tutti insieme. Lo faremo in questo contenuto in cui, Chiellini permettendo, cercheremo anche di parlare di calcio, visto che Chiellini ci ha detto che non si può parlare di calcio dopo questa partita, e lo dice Chiellini ovviamente, che non si può parlare di calcio. Lo faremo in questo contenuto in cui però ovviamente bisogna partire dall'espulsione di Bastoni, che ha generato questa discussione planetaria con tutto il mondo che ci guarda, tutto il mondo ci guarda, sì, inclusa la CBS, che sui suoi canali ha detto prontamente: Kalulu ha costretto l'arbitro con il suo operato ad estrarre il cartellino rosso. Ecco, vediamo se siamo tutti d'accordo oppure no. Un confronto che deve essere costruttivo con i nostri Simone e Romina, che era allo stadio. Romina, io parto da te, mentre invito i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ad iscriversi al canale, perché siamo veramente ad un passo dai 100.000, ci siamo quasi, quindi mi raccomando, iscrivetevi subito. Ecco, ti chiedo, Romy, dopo ti chiederò dell'atmosfera di San Siro, ma tu da lì che cosa hai visto durante l'espulsione, i momenti concitati all'intervallo? Raccontaci un po' di dietro le quinte. Allora sì, Lore, ciao a tutti innanzitutto. È stata, come dici tu, una partita abbastanza intensa con un clima che a tratti non è molto piacevole. Per quanto riguarda l'episodio di Bastoni, ti dico, per me in un primo momento, cioè mi sono anche, diciamo, così spinta a dire estrae il cartellino rosso, perché a primo impatto mi sembrava che ci fosse comunque il fallo, anche per il modo in cui è caduto Bastoni, per la situazione, quindi avevo pensato che ci fosse il fallo. Poi rivedendolo effettivamente possiamo dire che il tocco c'è stato, è stato più lieve di quello che sembrava, ecco, da quello che abbiamo visto subito dopo. Ovviamente si è acceso immediatamente il clima con San Siro, che ha chiesto ad alta voce ovviamente il cartellino rosso, Bastoni che chiedeva all'arbitro insomma di intervenire in questo senso, e all'uscita di Kalulu tra l'altro c'è stata anche da parte di tutto il tifo nerazzurro proprio la chiamata all'uscita, quindi è stato proprio un momento abbastanza intenso in questo modo. Per quanto riguarda la reazione della Juventus, più che nell'immediato è avvenuta immediatamente dopo, quindi nel momento dell'intervallo, perché nel tunnel, poco prima del tunnel, in realtà Spalletti e Comolli hanno atteso la penna che uscisse dal campo per, diciamo così, un po' rivolgersi in modo non tranquillo, per non utilizzare termini esagerati, però insomma si sono abbastanza scagliati contro l'arbitro per la decisione che era stata presa in campo, che sappiamo insomma il VAR non è potuto intervenire da regolamento, quindi questo è stato. Scusa, la Durante il... Gazzetta dello Sport riferisce che le parole di Comolli all'arbitro sono non trascrivibili perché ha detto le cose molto gravi. Lo stesso Spalletti si sarebbe poi rivolto a Marotta in maniera piuttosto pesante, sottolinea, scrive la Gazzetta dello Sport. Su Marotta non so darti conferma, però ti posso dire che sicuramente è stato un momento molto, molto concitato quello all'intervallo, anche perché poi l'episodio era accaduto al 42esimo, quindi era proprio il Sì. momento di maggior tensione, ecco, quindi questo sicuramente va considerato. Nel secondo tempo a livello di clima sicuramente le tensioni si sono un po' distese tra le panchine, quindi non ho visto situazioni particolari, ecco. Poi solitamente in panchina da parte dell'Inter chi si agita un po' di più è sempre Kolarov, tra Chivu e Kolarov è sempre Kolarov che nel caso diciamo va così ad intervenire, ecco. Però ho visto abbastanza un clima sereno che invece non si è percepito poi in realtà nel post partita, perché Anche perché, Romina, Chiellini è stato molto furbo. Dopo la partita, nelle interviste, è andato a dire: no, noi dopo la partita non abbiamo parlato a domanda specifica del giornalista di Sky, dopo. ha detto: no, dopo la partita non abbiamo parlato con la penna. E quando il giornalista gli ha detto: però all'intervallo qualcosa avete detto, ha fatto la faccia un po' da furbo. Quindi Chiellini, che dice che non si può parlare di calcio, ci ha raccontato un retroscena particolare, tra l'altro, nel post partita. Sì, sì, assolutamente, perché insomma in conferenza stampa in realtà proprio ai microfoni non si è presentato Spalletti e nessun giocatore, quindi hanno mandato avanti ovviamente Chiellini e Comolli. In conferenza stampa sono arrivati e la prima cosa che è stata detta è stata: questa non è una conferenza stampa, quindi non ci saranno domande, e già in questo modo stai limitando fondamentalmente quello che è
il nostro lavoro, perché comunque siamo lì proprio per fare anche questo, per intervenire, per fare delle domande. La prima cosa che ci è stata detta è: non si faranno domande oggi, e quindi noi faremo la nostra dichiarazione e poi ce ne andremo. E così è stato. Quindi ha parlato prima Chiellini, insomma, facendo un po' tutto il suo discorso sul fatto che queste cose non possono accadere, che questa era una vetrina per il calcio italiano, e insomma non è stato un bello spettacolo. E poi come lì ha detto, qua non si tratta solo della Juve che perde 3 punti, ma del calcio italiano che perde qualcosa. Chiediamo scusa addirittura ai tifosi della Juventus che sono arrivati fin qui e hanno visto questo scempio. Mi domando, pensa a tutti gli altri tifosi che per tutti questi anni hanno dovuto vedere altri scempi, se proprio dobbiamo chiedere scusa a tutti praticamente, no? Al di là del commento personale, ecco, c'è stato questo intervento da parte della dirigenza bianconera, senza alcun modo di replicare da parte della stampa, e senza poter intervenire in alcun modo. Simo, senti, dopo la partita abbiamo assistito ai vari post gara tra DAZN e Sky con musi molto lunghi e discussioni molto accese. Brocchi ha detto: qui non è questione di squadra, è il regolamento. Bastoni ha simulato e il regolamento parla chiaro. Vorrei chiedere a Cristian Brocchi se ci indica in quale parte del regolamento è scritta e viene messa nero su bianco l'errore di Bastoni in questo caso. Ho sentito Del Piero, tra l'altro secondo me Del Piero fa un passaggio che cioè, mi lascia un pochino dubbioso nel momento in cui ci scrive, cioè lui va a sostenere che quando vinci con degli episodi a favore comunque ti resta la macchia, e lui c'è passato. Cosa voleva dire? Quindi ha un po' ammesso degli errori che ci sono stati, anzi più di qualche errore che c'è stato nella sua era, e in generale tutti molto duri, molto severi adesso, al di là delle prime pagine, nel richiedere anche Bastoni fuori dalla nazionale con pene esemplari, eccetera, eccetera. Ti chiedo il tuo commento sull'espulsione, quindi è giusta oppure no l'espulsione di Kalulu, e di conseguenza cosa ti aspetti adesso? No, non è giusta l'espulsione di Kalulu, ed è purtroppo l'ennesimo episodio in cui all'interno di questo campionato noi vediamo dei giocatori che approfittano del fatto che tuffandosi per terra, fingendo di essere stati colpiti o accentuando molto, come nel caso di ieri, nella maggior parte dei casi vengano ricompensati invece che puniti, perché di fatto, come ho sempre detto, se ti va male non succede niente, se ti va bene magari guadagni un rigore, un cartellino giallo o addirittura un cartellino rosso nei confronti dell'avversario. E lo ribadisco, quello di ieri è l'ennesimo caso. Pochi minuti fa Rocchi ha parlato appunto all'Ansa dicendo è l'ultimo di una lunga serie di episodi in un campionato in cui cercano in tutti i modi di fregarci. Ma io ti dico la verità, io do totalmente ragione a Rocchi in questo, Assolutamente. perché io ho ricordato anche in un contenuto che ho pubblicato in queste ore sui nostri canali una marea di episodi in cui i giocatori di tutte le squadre, perché noi ci ricordiamo l'Inter, il Milan e la Juve, ma il Como ne ha 3 o 4, il Bologna in un altro caso, comunque no, il Bologna lo ha subito forse dal Como. Cioè, tutta una serie di episodi dove tu vedi proprio palesemente la volontà del giocatore di accentuare proprio per quello che dicevo prima, perché se ti va male non succede niente. Parisi in Como-Fiorentina, stessa cosa. Lì meritava un cartellino Parisi, invece non succede niente. Se ti va bene invece arriva il cartellino rosso, perché comunque c'è quello che ha colpito e però c'è il tocco. Ragazzi, qui bisogna intervenire, come dicevo, a livello sistemico e a livello comportamentale. Siamo arrivati al punto, io questa cosa continuerò a farla notare perché mi sembra lunare, siamo arrivati al punto che i giocatori ammettono, cioè i giocatori dicono sì, lo faccio, se mi toccano dico che gioia. Cioè ragazzi, se arriviamo a questo punto dobbiamo capire che il problema è serissimo e non riguarda l'Inter o la Juve o il Milan o il Napoli, riguarda tutti, se vogliamo andare nella direzione di un calcio più gradevole da vedere. Se no, se vogliamo mantenerci questo calcio di oggi, a me non piace, però ognuno prenda le sue decisioni. Sottoscrivo, Simo, sottoscrivo. E io dico anche, sono disposto oggi a prendermi da interista le vagonate di merda in questo momento, se da oggi in poi la cosa poi cambia in maniera drastica e per tutti. Non sono disposto però a sentire questo modo di giudicare in maniera differente episodi uguali, perché ci si veste i panni del tifoso. Nel senso che oggi sto leggendo addirittura Bastoni fuori dalla nazionale. Vergara che l'altro giorno dice che gioia, mi sono sentito toccare, mi sono buttato. Oggi tutti invocano Vergara in nazionale. Quindi Vergara, siccome è del Napoli, simula, si prende un rigore decisivo, può andare in nazionale. Bastoni deve andare fuori. Un Bastoni che
porca miseria, mette le mani sulla schiena di Wirtz, ingenuo Bastoni perché ha messo le mani sulla schiena. Mette le mani Bastoni sulla schiena di Openda nell'andata di Juve-Inter, è ingenuo Bastoni perché non deve mettere le mani. Kalulu mette le mani su Bastoni, è stupido, è un simulatore Bastoni. Kalulu non è ingenuo. A me questa cosa fa impazzire, la disparità di giudizio. Questa roba qui mi fa veramente infuriare, perché Bastoni, a me i simulatori non piacciono, quindi il comportamento di Bastoni non mi piace. Forse qui sono più d'accordo con Ambrosini, che più che l'essersi buttato in sé, da tifoso mi ha infastidito l'esultanza per l'espulsione, devo ammettere. Più che il buttarsi, perché poi magari Bastoni ce l'aveva in mente, magari no, però anche lì tu ti vieni addosso l'avversario, hai la lucidità di pensare è ammonito, mi butto così lo faccio cacciare? Gli voglio dare l'attenuante che magari lui manco ci aveva pensato che avrebbe fatto cacciare l'avversario, ma semplicemente Bastoni, quella è la tipica azione che fa Bastoni, parte, ripartenza, viene fermato e scatta il secondo giallo. Quindi gli voglio dare questa piccola attenuante, ma anche fosse che ha fatto il furbo, è un comportamento che a me non piace, ma mi piace ancora di meno il fatto che adesso l'Inter diventerà il caso su cui creare giurisprudenza, su cui macchiare un campionato. Lo capisco perché è Inter-Juve, perché è una partita molto più in vista, però allora tolleranza zero per tutti. Romina. Sì, no, hai detto lo capisco perché è Inter-Juve e quindi c'è una tolleranza diversa, un giudizio diverso. In realtà la chiave secondo me è proprio su questo, che la cosa che mi infastidisce è che questi episodi accadono e sono, insomma, li abbiamo visti anche recentemente, in partite diciamo meno di vetrina, ok, meno di facciata, meno importanti, tra virgolette, come poteva essere, ripeto, tra mille virgolette, un Genoa-Napoli, ma è sempre una partita che vale comunque 3 punti e che porta il Napoli, che comunque è lì nella zona alta della classifica, a guadagnare 3 punti in una partita che sarebbe finita con un risultato diverso. Quindi al Come di là Empoli-Napoli l'anno scorso. tra l'altro, quindi sono comunque, cioè al di là della rilevanza della partita, in realtà la chiave è proprio lì, che ogni partita poi ha lo stesso peso, quindi se vediamo un episodio del genere in Inter-Juventus e lo critichiamo in questo modo, la stessa cosa deve essere fatta anche per le altre partite. Non basta dire ma è Inter-Juventus, ma vale allo stesso modo di quanto vale Genoa-Napoli. Quindi tutti gli atteggiamenti che abbiamo visto in precedenza, ora l'ultimo veramente mi riferisco a Vergara perché mi sembra quello più eclatante, quel giocatore che nel post partita ammette chiaramente anche di aver cercato quella situazione lì. Ma anche Ribadisco, Salma Kers in un'intervista a freddo, non a tra caldo in una l'altro, partita così esatto, sentita. Cioè, tu hai tutto il tempo per elaborare un per pensiero e mi pensarci. elabori un pensiero di merda del genere? Cioè, dai. Sì, sono Però è d'accordissimo. sincero. Sì, è quello che succede, in Cioè, effetti. è, quello è la base su cui dovremmo partire nei nostri ragionamenti. È quello Sì. il concetto. Noi, ma inteso come anche e soprattutto gli arbitri, noi qui abbiamo poco da Senti, intervento Simo, ti voglio coinvolgere e poi ridò la parola a Romina su un'altra cosa. Lì in alto sopra te c'è il QR code del club di Passione Inter, dove ovviamente potete immaginare che la chat con i nostri tifosi si è infiammata, quindi se volete partecipare anche voi, noi abbiamo anche una sezione sugli errori arbitrali dove salutiamo il nostro Francesco Denzel, tra l'altro, che ieri sera mi ha gasato un bel po' su alcune cose, che ci tiene traccia, ecco, dei vari errori. A me la cosa che poi fa molto arrabbiare è che poi questa partita passerà, ormai passa alla storia per il caso Bastoni. A me umanamente dispiace andare contro la pena, non so, è un arbitro che a me non sta antipatico, come mi viene voglia di empatizzare un po' ogni tanto con la penna, non lo so perché è una cosa mia, però ieri ha sbagliato tutto, cioè, ecco, la penna, esatto, e mi fa, cioè, nel senso, passa alla storia per il caso Bastoni, ma è una partita in cui ha sbagliato qualsiasi cosa e quello forse è la punta dell'iceberg perché è l'espulsione e si crea tutto, ma dopo 10 minuti si perde già 2 cose imbarazzanti. Sucic con il più classico degli step on foot al limite dell'area di rigore, non viene fischiato, ripartenza, ammonito Bastoni. Quindi già tu condizioni Bastoni da un errore che hai commesso, per dire, no? Oppure 2 minuti dopo, tocco di mano di Locatelli, se non vado errato, poi tocca con la mano Zielinski e fallo per la Juventus, fallo contro. Ma poi c'è stata tutta una serie di gestioni fino ad arrivare a quel tocco di mano di Locatelli che aveva trattenuto anche Lautaro e Luis Enrico, ha trattenuto tutti, tocca con la mano e non succede niente. Ok, è stata una gestione pessima purtroppo, ma non è il caso Bastoni che vale il 4 in pagella, secondo me, tutta la partita.
A me rimane il dubbio su quel tocco di mano di Cambiaso o Locatelli, non ricordo, con quel cross Sì, strano che non si è capito bene. sì. Quello è una cosa che peraltro non è stata manco affrontata, mi pare, nei vari post partita perché eravamo No. troppo impegnati a parlare di bastoni. E il paradosso è questo, cioè la colpa che viene data alla penna è sull'episodio in cui ha meno colpe di tutte, perché io penso che almeno il 90% di chi era davanti alla TV o allo stadio in quella situazione ha detto giallo a Kalulu. Ma era evidentissimo, la tipica dinamica. Poi vai a rivedere nel replay e ti rendi conto che in effetti c'era anche altro. Ma lì la colpa non è di La Penna, secondo me, o perlomeno non è il principale colpevole. E non si può Dopodiché nemmeno dire che siccome dall'anno prossimo cambierà il regolamento, allora cioè, il regolamento cambierà l'anno prossimo sul VAR, siamo d'accordo sul fatto che debba cambiare, ad oggi è così, il regolamento oggi, lo vuoi farci. Ad oggi oggi segui non quello cambia quello che è il regolamento, anzi se Io, fosse io diverso però sarebbe assurdo. su questo, ragazzi, aggiungo anche un'altra cosa per tornare al tema arbitrale. La Penna non ha arbitrato bene, sono assolutamente d'accordo. È anche vero che però ogni volta, ogni partita, io leggo resoconti di ogni tipo che, appunto, come in questo caso, mi dicono fallo lì a centrocampo che non è stato visto, tocco di mano di là. È vero, sono errori, però alla fine fanno parte di una partita. Cioè, il problema è che noi li evidenziamo e diamo così tanto peso perché partiamo dal presupposto, non dico noi tre, ma dico in generale il tifoso medio, parte dal presupposto che la sua squadra deve essere danneggiata e quindi ogni minima cosa la va a segnare nel quadernino, così fa il resoconto. E l'altro tifoso dall'altra parte fa lo stesso. Ma se noi entrassimo in un'ottica di pura sportività, sono episodi. In ogni sport ci sono arbitri che fanno errori. Io lo dico sempre, seguo il basket, ogni partita almeno una decina di fischi o non fischi sbagliati. Però stare lì a fare il resoconto finale, secondo me ha sempre poco senso, a meno che l'episodio non sia molto impattante No, come un dal rosso mio o un punto di rigore. vista, dal Quello. mio punto di vista lo conteggio come conto gli errori dei giocatori in campo per dare una Sì, valutazione. sì, sì. Poi questo è un po'. No, Poi come valutazione ci sta. siamo anche portati, secondo me, a guardare più il dettaglio negativo che quello positivo. Cioè, se un arbitro in una partita di 90 minuti fa un errore più o meno grave, e però arbitra benissimo, magari in generale la gara, viene più criticato per quell'errore nello specifico che non per tutto il Ci resto. siamo letti nel pensiero con Simone, mi sa. Inter-Napoli, stavamo dicendo, doveri? È esattamente quello, la Esatto. sintesi di quello che ha detto Romina. No, perché Simone, per chi Occhio ti Simo a segue, dire che ha Simone arbitrato si è bene, Doveri, attenzione a Simone, si è dirlo. azzardato, questo testimonia ulteriormente la libertà di pensiero di Passione Inter. Simone si è azzardato a parlar bene di un arbitraggio e qualcuno rosicone che ci copia un po' tutto e che rosica per il fatto che il nostro canale cresce, si è lamentato del fatto che noi abbiamo parlato bene di un arbitro perché vabbè, bisogna rincorrere le visualizzazioni e bisogna rincorrere la pancia dei tifosi. A proposito di pancia dei tifosi, vorrei chiudere il tema arbitrale dicendo anche che, vabbè, io con tutto il rispetto, cioè, la morale da Chiellini comunque del fatto che non è calcio, antisportività, ragazzi, ma la carriera di Chiellini tra gomitate, colpi proibiti, la tirata per capelli a Cavani era sportiva quella, cioè ha preso Cavani per i capelli e l'ha tirato così. O la simulazione, qual era quella in Juve Inter? Qual era quella che si è buttato, Sì. che poi l'aveva spinto uno dei suoi? Che roba era? Sì, sì, Quella ma era diciamo sportiva. una lista, cioè abbiamo una lista abbastanza lunga e Chiellini non Ma è, diciamo. anche in nazionale, adesso quella ci è girata a favore e ci è andata bene, ma quando Bukayo Saka ti parte e lo prendi per il collo, quella è sportiva. Cioè, se vogliamo fare la morale, quella non mi sembra proprio You pay ai giocatori del Real Madrid. You pay. Dai, dai. Cioè, Tu che hai visto quello che è stata la storia della Juventus, parliamo di sportività, su, dai. Questa roba mi fa impazzire. Se Chiellini ce lo permette, allora io vorrei parlare di campo un po', di questa partita. Una partita in cui l'Inter non ha giocato una gara stratosferica, secondo me, con le gambe e la testa pesanti, almeno questa è l'impressione che ho avuto io. Secondo me alcune scelte di Chivu mi hanno lasciato qualche perplessità, come la scelta di non cambiare a centrocampo e di rinforzare il centrocampo una volta che va in vantaggio per 2-1, la scelta di tenere dentro Lautaro e non Thuram, Lautaro che ancora una volta è stato in grossa difficoltà, è abbastanza ectoplasmatico in questa partita. Ti chiedo, Romy, però ti voglio dare anche l'altro lato della medaglia, perché ieri ne parlavamo nel club, l'altro lato della medaglia è un Inter che va avanti, si fa riprendere 2 volte e poi la vince comunque. E
la Gazzetta, mi era rimasto impresso che la Gazzetta ieri mattina, prima della partita, scriveva la Juventus ha più individualità, puntando su Yildiz, su Conceição, che possono fare la giocata e vincere la partita. L'Inter la vince con Zielinski, con un'individualità, con una giocata che una magia da fuori, tiro e smarca il portiere. E quindi tu come bilanci le buone notizie e le cattive notizie di questa partita? Allora, la buona notizia è quella che hai detto poco fa, che davanti alla difficoltà l'Inter non è crollata in un dramma emotivo che poi l'ha portata, insomma, che l'avrebbe portata anzi a non riuscire a portare a casa il risultato. Quindi sicuramente la gestione da questo punto di vista è stata una buona gestione, e comunque un risultato di squadra, perché poi al di là di Zielinski che ti ha trovato la giocata, al di là di quello che è stato, insomma, la bravura anche non lo so, penso a più Esposito, però in generale ho sempre avuto l'impressione ieri allo stadio che ci fosse proprio una coesione di squadra e che ci fosse quella voglia lì e quella cattiveria di portare a casa il risultato. Cioè ho visto veramente la cattiveria di volerla portare a casa, quindi il lato positivo è sicuramente questa cosa qua. Il lato negativo è che, come hai detto tu, Lore, è stata una prestazione comunque tutt'altro che brillante, secondo me, di questa Inter, che in uno scontro diretto contro comunque quella che è la rivale, poi c'è sempre il derby che nella scala gerarchica per qualcuno va al di sopra e per qualcuno va al di sotto, però ieri a livello diciamo di prestazione la Juventus secondo me è stata superiore all'Inter, quindi devo dirti che purtroppo i riferimenti di questa Inter, penso a Lautaro Martinez, penso meno a Thuram, perché ieri devo dirti che mi ha convinta di più, l'avrei tenuto in campo rispetto a Lautaro, sono venuti a mancare un po', quindi dobbiamo capire, come abbiamo detto più volte, se questo dei big match, al di là del fatto che ieri l'hai portato a casa e che quindi hai messo lì 3 punti ed è fondamentale, continua ad essere un tema, perché per quel che mi riguarda comunque la prestazione non mi ha convinta. Ieri nel post partita, ti dico la sincera verità, ho anche detto: questa prestazione col Milan tu non avresti mai vinto la partita. Cioè ho pensato al derby, in prospettiva ho pensato, con una prestazione del genere contro il Milan tu non avresti mai portato a casa la partita. Quindi rifletto in prospettiva e credo che comunque questa cosa degli scontri diretti, al di là del risultato, non è pienamente superata da questa Inter, nonostante i 3 punti. Guarda, è un'opinione che comprendo. Simo, ti giro la parola dicendoti dall'altro. Io faccio un po' da controappeso, ovviamente. Mm-hmm. Che l'Inter tanti big match che avrebbe meritato di vincere li ha persi. Quindi verrebbe anche da dire è la prima volta in cui riesci anche a portarti a casa un risultato che magari non hai pienamente meritato. Ti chiedo se sei d'accordo quindi con questa visione, aggiungendo io una piccola cosa che tanti ci dicono: se la Juve non fosse rimasta in 10 avremmo perso. Non lo so, nel senso che magari la Juventus rimanendo in 11 non si sarebbe chiusa così indietro e noi avremmo avuto più facilità nell'andare in porta, magari prendendo la partita. Quindi non la posso sapere questa cosa. Sei d'accordo col discorso che faceva Romina? Ma allora, con i se e con i ma, soprattutto per un episodio che arriva al 42esimo, ci faccio poco. Se mi parli di un rigore al 90esimo, vabbè, manca poco alla fine, una cosa cambia. Ma per un cartellino rosso al 42esimo, che ha avuto sicuramente un impatto, ma non mi spingerei a dire se fosse andata diversamente. Per quanto riguarda i big match, allora io ieri ho avuto una percezione un pochino diversa dal solito, nel senso che quando abbiamo subito il gol del 2-2 mi sono arrabbiato tantissimo per come è uscito, perché poi mi stava dando un po' l'output dello stesso copione, no? Dove tu comunque domini, segni, prima occasione, bam, prendi gol e ti giochi 3 punti. Però a livello di sensazione, di percezione così della squadra, non ho avuto la stessa sensazione degli altri big match. Il che non vuol dire che fossi fiducioso di arrivare al 3-2, però la sentivo in maniera un pochino diversa. Il fatto che poi Chivu, e se non sbaglio poi anche Bissa, che in parte l'abbia confermato, nel post partita ci dicano che l'aspetto emotivo, mentale ha avuto un peso, da un lato mi fa forse vedere con un pizzico di fiducia, nel senso che avendo vinto può succedere, non è certo, ma può succedere che la questione mentale possa essere finalmente venuta meno. Io ci rivedo un po', per fare un paragone, quello che è successo quando il Milan ha vinto il primo derby dopo quella serie di sconfitte consecutive con Fonseca, derby molto difficile anche per loro che segnano all'ultimo e ci battono, da lì in poi l'Inter non vince più un derby. E magari può succedere anche questo, non è scontato, però
se uno dei problemi era quello mentale, sicuramente vincere una partita di queste potrebbe farti fare il salto. Dopodiché, dal punto di vista tecnico, era la Gazzetta, allora che citavi riferimento Sì. alle singoli uomini della Juve, potrebbe averlo scritto Beppe Bergomi quell'articolo, perché lo ripete sempre e io sono totalmente d'accordo, ma lo dicevamo anche ieri, Ildiz con Seisao, tu gli dai la palla, qualcosa creano sempre. E noi giocatori così ne abbiamo pochi, ma ribadiamo sempre le stesse cose. Però ne abbiamo due pesanti come Zelinski e Ciala, che adesso aprirà un altro tema su cui voglio arrivare. Torno un attimo sul tema mentale, vi metto sul tavolo questo, ragazzi, voglio chiedervi un po' che ne pensate. La sentivano tantissimo ieri la partita. Proprio si percepiva l'esultanza che fa Chievo al 3-2, non è una semplice esultanza dell'aver vinto un Inter-Juve, c'era dentro molto di più. Credo che lui usa dopo la partita delle parole che sono interessanti secondo me, quando dice speriamo che sia la svolta questa, cioè che svolta deve essere questo è un Inter che ha vinto 20 partite su 25 in campionato, ragazzi, è un Inter che ha vinto 20 partite su 25 e per il momento tiene a più 8 il Milan, sei ai playoff di Champions League, che devi svoltare, cioè la svolta doveva arrivare 6 mesi fa o dopo la sconfitta dell'andata. Adesso il fatto che lui parli di svolta e di ripartenza, secondo me, testimonia il fatto che la speranza che l'Inter si sia stappata, quindi con questa vittoria qua. Al tempo stesso, Romy, ne stavamo un pochino parlando, ti chiedo come ha commentato Chivu il caso arbitrale, ci fa capire che, ecco, la sentiva in modo particolare questa partita. Sì, assolutamente sì. Lore, qui va fatto un discorso ampio, perché per me le parole di Chivu sono state parole di un allenatore, di un nerazzurro che sente Inter-Juventus come la partita, e quindi la rivalità secondo me ha un po' prevalso ieri nelle dichiarazioni a caldo di Christian Chivu, perché devo essere sincera, poi ve l'avevo scritto anche in chat, subito dopo la partita ho pensato adesso Chivu cosa dirà in conferenza stampa, quali saranno le sue parole, perché comunque sia 2 giorni prima, il giorno prima aveva detto mi auguro che quando ci saranno degli episodi che andranno a vantaggio di una squadra l'allenatore vada in conferenza stampa a dire che è stato avvantaggiato. Io devo dirti, il dubbio mi è venuto perché conoscendo il modo di fare di Chivu e vedendo insomma anche qual è stata la sua linea finora, ho pensato capace che Chivu viene in conferenza stampa e dice sono stato avvantaggiato. Dentro di me l'ho anche sperato quasi, perché sarebbe stata una sorta di anche modo per mettere a tacere tutto quello che stiamo sentendo oggi, perché oggi Ne uscivi con i 3 punti e la vittoria su tutti i fronti. Totalmente, ma veramente, perché comunque sia le critiche oggi, le polemiche ci sono ed è anche normale che ci siano. Se tu però vai in conferenza stampa e te ne esci con ho vinto, ho avuto un vantaggio, o comunque la poni in un modo che fai capire che sei consapevole comunque un minimo di essere stato avvantaggiato, tu metti a tacere tutti, perché nessuno può dirti più niente, perché sei l'unico che viene lì e ti dice le cose come stanno. Quindi ribadisco che questa non è un'accusa nei confronti di Chivu, è una sorta di neanche delusione perché sarebbe esagerato, però avevo forse aspettative diverse su quelle che sarebbero state le dichiarazioni. Ribadisco che lui alla fine difende il suo giocatore, perché lui difende Bastoni e attribuisce quella che è la colpa ovviamente a Kalulu. Cerca anche furbamente, se vogliamo, di dire io da difensore le mani le avrei tenute al loro posto, quindi in un certo senso indirizza la cosa in quel modo. Ci sta perché da allenatore difende la propria squadra, però se vuoi distinguerti dagli altri, se vuoi lanciare un messaggio e se vuoi anche veramente, come dire, far tacere chiunque e tutti, secondo me forse in qualche modo, ecco, avrebbe potuto o mi sarei aspettata che sarebbe poi arrivato a dire forse qualcosa di diverso. Il tifo, secondo me, la voglia di difendere il proprio giocatore ha prevalso su magari un 100% di onestà, ma onestà nel senso di trasparenza, ecco. Secondo me, ragazzi, non è tanto una questione di difesa del giocatore o dell'interismo. Io ci ho visto, vi dico, due cose. Da una parte un Chivu che torna con la mente, lui per primo, a Inter-Liverpool e si ricorda, da fuori gli dicono Bastoni ingenuo, e lui probabilmente non siamo agli allenamenti, ma io non stento a credere che il giorno dopo Bastoni abbia detto Basto, ma perché gli devi tenere la maglia? Da allenatore, da leader del suo gruppo, anche da formatore per certi versi, per quanto Bastoni sia già un giocatore di altissimo livello. Quindi lui torna con la mente lì e oggi si sente dire
Bastoni simulatore, e il risultato falsato da questo episodio. E lui giustamente dice: il tocco è leggero perché è leggero, però così come io al mio giocatore qualche settimana fa ho detto non tirare la maglia di Wirtz, allora dovete anche dire a Kalulu non assumerti il rischio, il che non vuol dire che fosse giusta la decisione. Però secondo me lui, paradossalmente, se l'errore di Inter-Juventus fosse stato un qualsiasi altro tipo di errore, lui probabilmente avrebbe detto quello che si augurava a Romina e che io stesso mi auguravo. Ma essendo stato un episodio così simile per certi versi a quello di Inter-Liverpool, secondo me lui torna con la mente a quello che internamente ha detto ai suoi giocatori a Bastoni, e quindi in qualche modo dice però allora dobbiamo essere coerenti, perché poi Manca comunque un per chiudere, pezzo. se tutto sport apre scrivendo facile così, e allora lui scusami, però questa è una presa in giro, cioè facile così è una presa in giro, e quindi lui torna a questo e fa questo paragone, a mio avviso. Vabbè, tutto sport ovviamente. Sì, Però mi vabbè. dicevi... Tipo, al volissimo, no? Dicevo, secondo me tu hai straragione, nel senso che forse è proprio questo a cui si è appigliato Kivu, tant'è che Inter-Liverpool la cita anche in conferenza stampa, lui Infatti. dice Inter-Liverpool, Bastoni. Però per me manca sempre un pezzo, cioè nel senso tu puoi fare questa premessa correttissima, nella quale dici io al mio giocatore nella partita contro il Liverpool ho detto questo, però se tu aggiungi quel qualcosa in più dove comunque riconosci che sei stato avvantaggiato o riconosci che c'è stata una cosa a tuo favore, secondo me ne esci in un modo che veramente nessuno ti può dire niente, ma proprio niente, specie se il giorno prima hai detto mi auguro che ci sia trasparenza. La sintesi, per me fate un discorso molto... un flash velocissimo. Vai. Ieri c'è anche da dire questo: 10 domande a Kivu, 9 sono sull'episodio di Bastoni. Genoa-Napoli, 10 domande a Conte, 0 sono su Vergara. Cioè, quando facciamo i discorsi dei soloni nelle TV, cominciassero a fare anche un po' a avere lo stesso tipo di trattamento. Qui hai toccato, no, qui Simo hai toccato un grande punto in realtà, perché su Kivu stavo dicendo che la sintesi per me è che lui dice una cosa comprensibile, poi dipende molto quello che dice davanti e dentro lo spogliatoio, eventualmente, però a me personalmente un po' mi ha sorpreso, come effetto, l'effetto mi ha lasciato un pochino sorpreso, ecco, del come è intervenuto Kivu. Qui tocchi un gran punto perché il fatto che Kivu sia poco aggressivo nei confronti dei giornalisti lo porta a far sì che dopo la conferenza, cioè comunque dopo la partita, valanghe di domande su questo tema, eccetera, eccetera. Con Conte non si azzarda nessuno a fargli la raffica di domande. Quando è stata l'altra partita? Non mi ricordo. Guarda, Lore, anche solo la partita con in Inter-Napoli, stessa cosa, cioè nel post partita nessuno, io stavo impazzendo perché nessuno stava chiedendo a Conte nulla su quello che era successo. Io dicevo, ragazzi, ma cioè, di cosa stiamo parlando? Vi consiglio, mi è venuto un flash, vi consiglio, se andate sul sito di Mediaset potete recuperare le interviste dopo la Coppa Italia e Conte fa 4 minuti di monologo da solo, si arrabbia appena gli fanno una mezza domanda sulla questione arbitrale, sulla questione del fallimento possibile dell'uscita, eccetera, e si sente dietro l'ufficio stampa che urla 7 minuti, basta, dobbiamo andare, e urla e chiude l'intervista, e poi addirittura Pioli. Sì. E in studio dicono grazie all'ufficio stampa che ci ha concesso anche 1 minuto in più del previsto. Alla faccia. Quindi capite bene che era Napoli-Inter, Lore, scusami, volevo correggermi, era Napoli-Inter, perché Inter-Napoli Conte non ha parlato, quindi era Napoli-Inter, giusto per correttezza. Ok, io ragazzi vi porto anche alle ultime battute su questa partita, dove la Juve ha giocato bene, Spalletti ha fatto una bella partita, comunque è stato bravo nel gestire vari momenti. Credo che i due attacchi, che sono due attacchi molto forti, si siano in parte un po' annullati, perché da Thuram, Lautaro, Yildiz, David con Seisao non hanno combinato grandissime cose in questa partita, soprattutto Lautaro secondo me, ma anche Yildiz ha fatto un buon tiro, su cui ha risposto Sommer, su cui dobbiamo spendere secondo me 2 parole, perché Sommer ha fatto per me un'ottima partita, pulito, preciso, con personalità, e forse questo è un po' simbolico. Romy, ti chiedo anche allo stadio come è stata vissuta questa cosa. Lui che all'andata grande elemento sotto la lente di ingrandimento per gli errori in Juve-Inter, al ritorno ancora in discussione nel confronto a distanza con Di Gregorio, tra l'altro stravince, detto che Di Gregorio ha salvato, ecco anche qui, l'Inter ha giocato benissimo, doppio palo, 2 miracoli almeno di Gregorio, almeno 5 nitide occasioni per l'Inter comunque le occasioni le ha avute anche in parità numerica. Assolutamente sì, hai fatto bene a menzionare Sommer, te l'avrei buttato lì probabilmente sul finale, perché
è giusto, diciamo, sarà la cosa più banale, ma è giusto andare a criticare i giocatori quando sbagliano le partite, e l'abbiamo fatto all'andata anche con Simone in live, proprio in Juve-Inter. In questo caso specifico, anche visto quello che è successo nel post partita, secondo me la prestazione poi in generale sta passando un po' in sordina. Sommer ieri secondo me si è reso protagonista comunque della partita, perché se non avesse, diciamo, se non si fosse fatto trovare pronto in determinate situazioni, il risultato sarebbe stato ben diverso. Quindi secondo me ieri la superiorità comunque si è vista, la superiorità, comunque una maggiore attenzione da parte di Sommer secondo me c'è stata, con tutto che poi Di Gregorio ha fatto i suoi miracoli, però ad esempio sul primo gol svista clamorosa di Di Gregorio, quindi credo che comunque tra i due poi ne esce superiore Sommer al di là del risultato. San Siro ha reagito molto bene, ma in realtà ieri San Siro, come dicevo anche a voi prima, ha reagito bene un po' a tutto, cioè lo stimolo da parte dello stadio c'è sempre stato, la spinta c'è sempre stata, e in occasione delle parate di Sommer, in occasione insomma dei suoi interventi, ha sempre applaudito con molto entusiasmo, quindi si è sentito anche l'appoggio da parte del tifo nerazzurro, e questo secondo me per un portiere che forse stava vivendo un momento anche più mentale che altro, può essere veramente molto importante, perché comunque ti fai sentire in una prestazione che sai che poi tutti si ricorderanno, perché poi Inter Juve è quella che si ricorderanno tutti, perché nelle ultime partite Sommer già stava facendo bene, già non stava subendo gol, però adesso che ha fatto le sue parate in Inter Juve verrà ricordato per questo, comunque sia se ne parlerà di più perché il peso è maggiore per la partita. Sì. E togli dei dubbi in vista del finale di stagione, dove Simo, io ti voglio convocare su una provocazione, perché la settimana scorsa stavo dicendo, torna Ciala, Zielinski sta facendo ultra bene in questo momento, forse dopo Di Marco è il miglior giocatore dell'Inter di quest'anno e il colpo più importante al pari di sopra Pio Esposito forse come colpo più importante della scorsa estate, o Akanji, vi faccio fare la classifica, poi se volete ne parleremo, ma la provocazione che lanciavo era: Zielinski sta facendo molto bene davanti alla difesa. Non è che c'è il rischio di rivivere quello che è successo con la finale di Istanbul, dove Brozovic torna dall'infortunio, Ciala si era talmente calato nella parte del mediano che poi da mezzala non aveva fatto bene, tornando a mezzala, soprattutto in finale abbiamo pagato l'assenza di Mkhitaryan. Ecco, io in realtà continuo a pensare sempre più che tenere Zielinski lontano dal ruolo di mezzala sia un grosso peccato. Io sogno veramente a questo punto di vedere il centrocampo, Zielinski a sinistra, Ciala in mezzo e Barella, direi il miglior Barella a destra, e mi immagino, visto che Chivu sta chiedendo di calciare di più da fuori, dicevamo la Juve ha più soluzioni individuali, immaginati un Inter che ti può schierare Zielinski e Ciala a ridosso dell'area di rigore, è un assedio poi, diventa un bel rischio. Quindi per me la configurazione dell'Inter deve essere questa da qui in avanti. Ma senza dubbio, anche perché nel momento a cui ti riferivi, l'Inter aveva Brozovic, Çalhanoğlu e un Mkhitaryan di ottimo livello per due posti. Oggi hai Zielinski, Ciala e chi? Un Mkhitaryan che ha qualche anno di più, un Frattesi che non è presentabile e un Sucic che sì è un buon giocatore, però non è, secondo me, al pari degli altri due, quindi non c'è dubbio che quando torna Çalhanoğlu al 100% deve riprendersi lui quella posizione e Zielinski si mette un po' più a sinistra, laddove peraltro secondo me non vede l'ora in realtà di tornare a giocare, perché comunque può dare il meglio di quello che può dare a livello offensivo e togliersi qualche compito difensivo che, per quanto stia facendo bene, però non è perfettamente nelle sue corde. Quest'anno Zielinski, ma io lo dicevo anche prima, lo vedi proprio a livello di percezione che è un giocatore diverso. Non è, infatti lui l'ha anche fatto un po' capire, però è in parte ingeneroso parlare forse di colpe di Inzaghi, di meriti di Chivu, è proprio, cioè ha fatto uno switch mentale che in parte deriva sicuro da una fiducia maggiore che sente da parte di Chivu rispetto che da Inzaghi, però è veramente un cambio principalmente interno suo che lo ha portato a diventare così, non cose esterne a mio avviso, e questa è una grandissima notizia, perché davvero un gioco, se voi immaginate l'Inter di oggi in questi 3 mesi con lo Zielinski dell'anno scorso, io non so dove saremmo a questo punto, quindi per fortuna. Sottoscrivo assolutamente. Romy, volevo chiederti i decibel di San Siro al gol di Pio Esposito. Non sbaglia mai un ingresso in campo sto ragazzo, Mamma mia ragazzi, è strano che non è venuto giù lo stadio, cioè veramente, anzi ancora qualche anno deve resistere, no? Avevamo dei costi, Octree sarebbe stata contenta, dai.
No, recuperatevi anche, cioè invito i nostri amici nerazzurri a recuperarvi il video che abbiamo postato sui nostri social, perché è proprio il video del momento dell'esultanza di Pio Esposito. Tra l'altro un momento pazzesco perché Lautaro e Thuram sono andati proprio addosso al ragazzo. Lautaro gli ha dato delle botte addosso come per dire dai, cioè, non so, è stato un momento allucinante, con poi San Siro che ha cantato ormai Pio Gol, che è il coro di Pio, è stato confermato, ecco, questo coro, e no, è esploso San Siro, veramente esploso San Siro, un momento pazzesco e gol pesantissimo per questo ragazzo. L'ha detto anche Kivu, poi se ti entra un ragazzino a partita in corso e ti fa il gol del 2-1, insomma le cose sicuramente, le cose cambiano, ecco. Con questo 3-4-2-1 finale, 4-2-3-1, che modulo era alla fine? Vabbè, molto difficile perché l'Inter ha cercato di Sì. occupare tutti gli spazi, con Andy Diouf a destra, che ancora una volta, quando bisogna premere in avanti, qualcosina ha dato. È entrato bene Diouf, ragazzi, è entrato bene, abbiamo avuto anche un paio di occasioni forse Sì, peccato di quando si è portato sul destro, non ha crossato, se l'è portata fuori, però ci mette sempre un sacco di vibrazioni. Però ragazzi E... è proprio la dimostrazione di quello che dicevamo prima, cioè Diouf è un giocatore per il momento normale, ma è talmente unico come caratteristiche che noi vediamo la Madonna quando entra in campo. Sì, è vero. Cioè è una roba, lui prende palla, punta e oddio, un giocatore che punta, quello. non siamo abituati, ma non è nemmeno Ildiz, per capirci, l'Ildiz spento di ieri si intende. Però siamo talmente, è come quello nel deserto che ha talmente bisogno di acqua, che vede una goccia così, oddio che meraviglia, cioè Ma questo quella dovrebbe darci la dimensione. fa una giocata a un certo punto che è lì che poi sbaglia, che purtroppo la palla è quella che citava Lorenzo, mi sembra. Ragazzi, ma lì se anche solo se arriva a crossare o fa qualcosa del genere, o arriva cioè lì penso che veramente, non so, ci esaltiamo tantissimo, perché non siamo, come dici tu Simo, abituati a quel tipo di cosa lì. Quindi bene, perché servono comunque anche questi ingressi. Invece ve la tiro io la provocazione, o comunque voglio farvela io la domanda. No, per capire un po' voi come l'avete letta. Non per gettare fango, anzi, questo Luis Enrique, cioè ieri comunque propositivo, arriva anche a trovare il primo gol in un modo un po' fortuito, però comunque il gol ha la sua firma, la responsabilità è la sua, o meglio il merito è il suo. Ragazzi, però io ieri dietro in difesa ho visto dei buchi clamorosi, e soprattutto sul gol subito poi lui si è perso totalmente il giocatore, quindi secondo me torna un po' anche il discorso dell'equilibrio e di quanto è pronto Enrique, perché sta facendo vedere sicuramente qualcosa in più a livello di propositività, però ieri secondo me un po' le lacune a livello difensivo si son viste di più. Io... Allora, intanto il gol ieri mi ricordava, dicevo ieri, un po' la trivela di Quaresma col Catania, che è stato deviato e gli hanno dato autogol, purtroppo, se non sbaglio. Allora, ieri la difesa per me ha ballato un po' tutta la difesa, da Bastoni a Bissek. Bissek mi aspetto francamente di più. Ieri ha fatto delle cose dove davanti poi riesce ad essere pesante, riesce ad essere pericoloso, ma dietro balla, è tutt'altro che solido. E sul gol Luis Enrique si addormenta assolutamente. Lì dopo ognuno dei tifosi ha delle simpatie e dà delle colpe a chi, delle responsabilità più che colpe a chi preferisce. È una catena di errori, perdi un brutto pallone uscendo, entrambi i gol arrivano da 2 palloni persi uscendo, tra l'altro, uno Lautaro Martinez e l'altro Sucic sul primo, se non vado errato. Perdi il pallone, riparte l'azione e Bissek, lì tanti mi dicono perché Bissek aveva paura di fare autogol. Ho capito, ma se tu lì hai paura di fare autogol, uno vuol dire che hai doti tecniche da mattoni sui piedi, quindi non ti fidi nemmeno delle 2 doti tecniche e quindi non sei da questo livello qua. 2, sei posizionato male e dunque non sei di questo livello qua. Cioè, da difensore lì non puoi fare il velo pensando che quello dietro di te possa intervenire meglio. Devi ragionare in pessimismo, in negativo, quindi sbagli nell'uscita, sbaglia Bissek, brutto errore, sbaglia Luis Enrique perché devi stare sveglio in area di rigore. E Luis Enrique fa quella sua solita partita, secondo me, da giocatore che ti dà degli equilibri. Ieri non benissimo, ma tutta la difesa per me ha ballato e pesava la testa oltre che le gambe. Sì, beh, sicuro, ma allora, l'errore che fa sul gol, ragazzi, per me è proprio il tipico errore di un giocatore che è in una posizione in cui non è abituato a stare.
lui, l'abbiamo sempre detto, nella maggior parte della sua carriera ha fatto l'esterno d'attacco, quest'anno sta lavorando molto per riadattarsi lì, ma non è nato lì e comunque ha bisogno di ancora di un anno almeno, secondo me, per calarsi totalmente nella posizione. Gli arriva un pallone dove deve agire distinto e non di pensiero, perché appunto non si aspetta il liscio di Bissek e rimane impalato. Però lì, lo ribadisco, la colpa è di Bissek. È inutile che ci giriamo intorno. A me Bissek mi piace tanto come giocatore, io spero che sia il titolare dell'Inter anche negli anni prossimi, ma la colpa è di Bissek. Non esiste un difensore che con la palla che entra in area di rigore che si sposta, a meno che non sia quello dietro che possa avergli fatto qualche chiamata, ma io dubito che Luis Enrique gli abbia fatto delle chiamate, visto che appunto poi si fa anticipare. Cioè Bissek fa un velo che non può esistere. Luis Enrique, come dice sempre Bergomi, non pensa pessimista, ma perché appunto agisce distinto e lui è un attaccante, quindi distinto non gli viene nemmeno da pensare che possa arrivargli l'uomo dietro. Cambiaso, a sua volta molto bravo a leggere la situazione, a credere a quell'1% di possibilità e va a fare gol. Però dai, secondo me non può non essere colpa di Bissek nella stragrande maggioranza della torta, diciamo. Sì, sono d'accordo. No, poi qui si riapre sempre il tema. Secondo me nascondere su Bissek tanti mettono gli errori sotto al tappeto, non è che gli fai bene, secondo me, ma vale per tutti. Perché poi Di Marco invece, visto che si parlava tanto delle diagonali difensive di Di Marco fa una diagonale a un certo punto che vale quasi un gol praticamente, per ulteriore conferma del rendimento di Dimash. Barella e Çalhanoğlu, come ricordava la nostra Romina, sono diffidati, quindi sono stati ammoniti, salteranno entrambi la gara contro il Lecce, un po' anche per scaricare i cartellini e prepararsi all'assalto al derby. In settimana ci sarà l'asterisco da recuperare per il Milan con il Como. Noi adesso però abbiamo tanti temi ancora da trattare su Inter-Juve, quindi direi che ci risentiamo in diretta alle 19:30, visto che ci sono molte cose di cui discutere nel club di Passione Inter. Ho aperto un attimo la chat infuocata, quindi vi aspettiamo su passioneinter.club e spingeteci verso i 100.000, ragazzi, perché ci siamo quasi. Stavo guardando anche adesso, ne mancano veramente pochissimi. Secondo me possiamo festeggiare già prima del Bodo, credo che ce la possiamo fare. Romina, grazie. Grazie mille a voi, grazie Lore, davvero. Simo, grazie. Grazie ragazzi, alla prossima. Alla prossima, vi lascio intanto un approfondimento in descrizione con il link che trovate in descrizione per chi ci segue in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube dovete cliccare sopra la faccia di Romina, più o meno, in quella zona lì.